Buon pomeriggio ragazzi, bentrovati. Continuiamo a parlare della rivoluzione industriale in Inghilterra nel Settecento. Trattiamo oggi alcuni aspetti della rivoluzione industriale inglese che portano anche a delle riflessioni e a dei dibattiti. Prima domanda, perché la rivoluzione industriale avviene nel Settecento solo in Inghilterra? Perché avviene in Inghilterra molto prima, molto in anticipo rispetto ad altri stati europei. Una prima risposta da parte degli storici, degli economisti, è il fatto che in Inghilterra vi fossero molte miniere di carbone e di ferro, più che in altri paesi europei. Non solo, ma in una zona che vedremo, poi ecco, ho fatto una carta stilizzata dell'Inghilterra, non so se si vede, se si capisce qualcosa, in alcune zone che vedremo, soprattutto zone del centro-nord dell'Inghilterra, vi erano a stretto giro sia miniere di ferro sia miniere di carbone, molto ravvicinate le une alle altre. Questo avrebbe favorito l'industrializzazione, cioè la presenza di materie prime. In Francia, forse voi sapete, ci sono molte miniere di ferro, ma c'è una storica penuria di carbone. In Germania invece ci sono molte miniere di carbone, ma manca il ferro. Uno degli stati che si industrializzò per primo, comunque dopo l'Inghilterra in Europa, sarà il Belgio, dove appunto ci sono molte miniere di carbone. Belgio che prima era abbastanza povero. Allora, ci sono storici che sono d'accordo, ci sono storici che dicono no, non è quello l'elemento principale. Anche in altri paesi europei, per esempio la Svezia o la Russia, vi erano tantissime miniere di ferro. Questo l'abbiamo già detto in un'altra lezione. Anzi, la Russia e la Svezia producevano più ferro dell'Inghilterra e anzi, fino all'inizio dell'Ottocento l'Inghilterra preferiva importare il ferro dalla Svezia piuttosto che estrarlo dalle proprie miniere. Quindi bisognerebbe un po' ridimensionare l'importanza dell'estrazione del ferro in Inghilterra. Secondo molti storici la presenza di materie prime non è il fattore principale che spiega l'industrializzazione precoce dell'Inghilterra. Secondo questi storici la grande estrazione di quantità di carbone e di ferro è più che altro l'esito e la conseguenza della rivoluzione industriale, ma non la sua causa. Molti altri storici mettono in evidenza l'accumulazione di capitali. In Inghilterra vi era un'accumulazione di capitali nelle mani private che non aveva proprio paragone negli altri paesi europei. L'accumulazione di capitali derivava in buona parte dai guadagni che erano stati fatti nelle campagne, e questo sin dal Cinquecento, d'accordo? Le grandi aziende agricole nelle campagne, abbiamo visto, sono il primo aspetto proprio cronologicamente dell'industrializzazione inglese, quindi i proprietari terrieri nelle campagne accumularono per più di un secolo prima della vera e propria industrializzazione enormi capitali. Questi capitali sarebbero stati poi direzionati verso le fabbriche, d'accordo? Dalle campagne alle fabbriche. Questa è la tesi anche di Karl Marx quando parla della famosa accumulazione primaria. Nelle sue opere Marx cerca di dimostrare come in Inghilterra si siano prima industrializzate le campagne e abbiano nelle campagne si sia dato luogo a quella che Marx chiama l'accumulazione primaria, un'enorme accumulazione di capitali che poi poté essere investita nelle fabbriche, d'accordo? Nelle industrie, nel senso di fabbriche
in primis le manifatture. Senza questa accumulazione di capitali nelle campagne non ci sarebbe stata la rivoluzione industriale in Inghilterra come noi la conosciamo. Però attenzione, i capitali che vengono investiti derivano anche da prestiti bancari. Allora molti storici hanno detto l'accumulazione, la disponibilità di capitali dipende anche dal fatto che l'Inghilterra aveva la struttura bancaria più moderna d'Europa, nettamente più moderna. Quindi il sistema creditizio delle banche, i prestiti delle banche sarebbero stati in realtà il volano dell'industrializzazione inglese. In tutto il Settecento i tassi di interesse delle banche restano molto bassi. Si può obiettare che anche l'Olanda, l'abbiamo detto in altre lezioni, avesse un sistema creditizio, un sistema bancario molto moderno, però abbiamo detto anche che in Olanda le banche, i prestiti delle banche non vanno nell'industrializzazione, nell'investimento rischioso del capitalista, ma in Olanda il sistema bancario finanziava soprattutto, vi ricordate, la speculazione finanziaria, quindi le banche servivano per le speculazioni finanziarie, anche per le assicurazioni e così via. Quindi il sistema bancario olandese, per quanto efficiente, era un sistema bancario che aveva un'impronta finanziaria, non un'impronta industriale. Per quanto riguarda altri paesi, come per esempio la Francia, la fiducia nelle banche da parte degli investitori crollò dopo il disastro del sistema di Law, un sistema bancario finanziario autorizzato dai re di Francia. Questo banchiere inglese, finanziere inglese Law, costruì un sistema azionario attraverso le banche che poi fallì miseramente. Tutti quelli che avevano comprato le azioni si ritrovarono senza soldi e quindi da quel momento in poi il credito, la fiducia nel credito bancario e l'effettiva funzionalità del credito bancario in Francia fu assolutamente minima. Magari parleremo un'altra volta del sistema di Law. Molti hanno messo in evidenza il primato dell'Inghilterra nel commercio mondiale, quindi l'equazione è semplice: i capitali derivano dal commercio. L'Inghilterra si è arricchita con le compagnie navali monopolistiche, si è arricchita nel commercio internazionale oceanico anche attraverso la tratta degli schiavi. Questo capitale commerciale viene poi investito nelle industrie, nelle fabbriche. Molti storici non sono d'accordo che l'origine del capitale industriale sia un'origine di tipo commerciale. Hanno messo insieme dei dati che dimostrerebbero che il capitale commerciale del grande commercio internazionale in Inghilterra sia stato investito molto di più in investimenti terrieri, nell'acquisto di terre, piuttosto che negli investimenti industriali. Cioè, secondo questi storici, il capitalismo commerciale è una cosa, il capitalismo industriale è un'altra. In Inghilterra le due cose si incrociano molto raramente, anche perché il commerciante, un grande commerciante di schiavi o di qualunque altro tipo di prodotti, no? Prodotti che l'Inghilterra, vi ricordate, commerciava anche prendendoli dalla Cina, così via. Questi commercianti inglesi, acquistando terre, potevano avere una via di accesso al Parlamento, perché, abbiamo detto tante volte, il sistema elettorale singolare irrazionale della Gran Bretagna favoriva la proprietà terriera, e quindi, avendo una proprietà terriera, ci si poteva far facilmente eleggere in Parlamento, si poteva far eleggere il proprio figlio, un proprio amico in Parlamento, mentre gli industriali veri e propri avevano una rappresentanza molto molto scarsa in Parlamento. Lo sviluppo economico dell'Inghilterra era organizzato verso il commercio estero, dicono altri storici, ben prima della rivoluzione industriale. Cioè l'Inghilterra avrebbe avuto, secondo questi storici, un sistema commerciale che
avrebbe poi favorito la rivoluzione industriale. Perché? Perché già prima della rivoluzione industriale l'Inghilterra, cioè il commercio inglese, tendeva ad esportare manufatti, tendeva ad esportare ogni tipo di merci, a importare materie prime e a esportare merci, qualunque tipo di manufatto. Questo già prima della rivoluzione industriale, quindi con la rivoluzione industriale queste merci, questi manufatti diventano facilmente merci e manufatti industriali a basso costo. Questa sarebbe, diciamo, un'altra spiegazione. Molti storici mettono in evidenza la vitalità del mercato interno senza molte barriere, dove si consuma molto. Molti storici hanno preso dei dati che dimostrerebbero che anche prima della rivoluzione industriale vi era un forte mercato interno. Gli inglesi spendevano di più di altri popoli europei. Gli inglesi acquistavano molte merci, molti manufatti, d'accordo? Non solo gli stranieri acquistavano i manufatti inglesi, ma gli inglesi stessi. Quindi c'era una domanda di beni molto maggiore sul mercato interno rispetto alla domanda di tanti altri paesi europei. Gli inglesi non necessariamente perché fossero più ricchi, ma per mentalità, per altre questioni, tendevano a spendere di più, ad acquistare merci prodotte al loro interno. La domanda interna, il mercato interno era molto sostenuto e questo avrebbe favorito la rivoluzione industriale. Un'altra spiegazione che viene in mente a tutti, il libero mercato. Mentre in altri paesi europei vi erano dazi doganali interni, monopoli, corporazioni, ricordate, le corporazioni bloccavano la libera concorrenza, imponevano un prezzo fisso alle merci, un salario fisso dei lavoratori, ritardavano, rendevano difficile l'ingresso nelle professioni. Invece in Inghilterra i poteri delle corporazioni oppure i dazi doganali erano ormai stati eliminati, o comunque le corporazioni, le regole delle corporazioni venivano eluse, non venivano rispettate, quindi c'è una libera circolazione delle merci, un libero mercato, un liberismo economico, un'economia di mercato vasta e integrata che premia la meritocrazia, che premia chi innova in qualità e in tecnologia, d'accordo? Questo libero mercato, questa economia di mercato così vasta, complessa, efficiente, sviluppata, avrebbe a sua volta ha fatto aumentare la richiesta, la domanda di beni, la domanda di beni interni. Insomma, questo viene in mente a chiunque. C'è il libero mercato, c'è il capitalismo, non ci sono più vincoli al libero mercato, al libero commercio. In molti paesi d'Europa non era assolutamente così. Poi molti dicono c'è proprio una disponibilità di braccia, di forza lavoro, ci sono masse di contadini disponibili a diventare salariati, salariati sia in campagna sia salariati nel senso di proletari, cioè di salariati nelle industrie. Queste masse disponibili non ci sarebbero state in altri paesi europei e sarebbero il frutto dell'enorme aumento di popolazione in Inghilterra. Noi abbiamo visto in altre lezioni che nel Settecento dovunque in Europa aumenta la popolazione, ma in Inghilterra la popolazione aumenta molto di più in percentuale rispetto agli altri paesi europei, ok? L'aumento di popolazione può essere anche dovuto, come abbiamo spiegato altrove, ha la facilità di trovare un lavoro salariato, quindi ci si sposa prima, si fanno più figli. Tuttavia, questo aumento di popolazione avrebbe a sua volta incrementato questa trasformazione industriale. Quindi l'aumento di popolazione potrebbe essere dovuto già alle trasformazioni industriali, ma a sua volta le alimenta. La demografia inglese parla chiaro. Londra a metà del 600 aveva già più di 400.000 abitanti, era la città più grande d'Europa.
ma dopo più di un secolo, nel 1789, allo scoppio della Rivoluzione francese, Londra ha 950.000 abitanti, è la città nettamente più grande d'Europa, quella che in 140 anni ha avuto l'aumento percentuale di popolazione di gran lunga superiore rispetto a quello delle altre città europee. Allo scoppio della Rivoluzione francese 1789 Londra aveva 950.000 abitanti, mentre Parigi 600.000, mentre 150 anni prima la popolazione di Londra e Parigi era più o meno la stessa. Possiamo vedere un'altra statistica: nel 1750 in Europa c'erano 153 città con più di 20.000 abitanti, 1750. Tra queste città in tutta Europa che avevano più di 20.000 abitanti, solo una era inglese, Londra. Va bene, era quella che aveva più abitanti di tutte le altre, però c'era solo una città su 153 città europee in Inghilterra che avesse più di 20.000 abitanti, ed era Londra, nel 1750. Nel 1800 le città che hanno più di 20.000 abitanti in Europa salgono a 194, e di queste non più solo una, Londra, è inglese, ma ci sono ben 17 dopo 50 anni, da una Londra a 17 città inglesi che hanno più di 20.000 abitanti. La crescita demografica è veramente impetuosa in alcune città o aree fortemente industrializzate, che si trasformano da villaggi in grandi città in pochissimo tempo. All'inizio del Settecento Manchester ha solo 8.000 abitanti, Manchester la capitale del cotone meccanizzato. Nel 1800 si passa da 8.000 abitanti a 85.000 abitanti, quindi nell'arco di un secolo la popolazione di Manchester è stata moltiplicata per 10 volte, per più di 10 volte. Se vediamo Liverpool in un lasso di tempo anche inferiore, l'aumento della popolazione è impressionante. Liverpool nel 1760 aveva 26.000 abitanti, nel 1800 ne ha già 82.000, nel 1850 ne avrà 376.000. Imposti nelle contee dove maggiormente si sviluppa l'industrializzazione, come per esempio nel Lancashire, non dite Lancashire, nel Lancashire la popolazione dal 1700 al 1800 triplica, d'accordo? E se noi vediamo adesso la geografia della rivoluzione industriale, mi rendo conto, la vedete la cartina, capite che questa è l'Inghilterra in mezzo al mare, ok? Ho disegnato solo un pezzo della Scozia, il resto della Scozia è fuori, diciamo, è oltre. Qual è la geografia della rivoluzione industriale? La prima cosa che colpisce è che ci sono molti porti industrializzati, Bristol, Cardiff, Liverpool, che è il porto di Manchester, Norwich, Newcastle era uno dei porti industriali più importanti dell'Inghilterra, Edimburgo, Glasgow. Abbiamo visto che le vie di trasporto sono molto importanti, abbiamo già visto che un'altra delle ipotesi sul perché l'Inghilterra si industrializza per prima è il fatto che fosse un'isola e poteva quindi ovviare alla difficoltà di trasporto interno delle merci, perché le merci potevano passare via mare da un posto all'altro anche attraverso i fiumi navigabili, quindi proprio la conformazione geometrica dell'Inghilterra, oltre, ricordate, ai canali artificiali navigabili che erano facilissimi da costruire. Molti porti quindi sono città industriali, città che hanno uno sviluppo enorme con l'industrializzazione, anche perché appunto sono l'approdo o la partenza di moltissime merci che devono essere trasportate altrove. Alcuni di questi porti, però, quindi molto importante, per esempio il porto di Newcastle o di Londra o di tanti altri, alcuni di questi porti, come per esempio Liverpool e porti ovviamente occidentali protesi già verso l'Atlantico, verso l'America, porti come Liverpool oppure Bristol, io ho messo la S, vedete,
Liverpool e Bristol erano anche due tra i più importanti porti al mondo nel commercio degli schiavi, tratta degli schiavi verso l'America, d'accordo? Quindi si arricchivano moltissimo Liverpool e Bristol con il commercio degli schiavi. Le regioni più industrializzate, io gli ho messo qui le fabbriche, d'accordo? Noi abbiamo fabbriche metallurgiche, cioè le fabbriche ma non le miniere, attenzione. F ho scritto sono il ferro, grandissime industrie del ferro, ci sono a Cardiff, ci sono a Birmingham, ci sono a Sheffield, d'accordo? Ci sono a Newcastle, ok? Grandi industrie di ferro. Come vedete, prevalgono nelle regioni centrali, così come anche le industrie di lana. Ci sono a Norwich, a Edimburgo e Glasgow, quindi anche i due centri della Scozia si industrializzano abbastanza con le manifatture della lana. Edimburgo, Glasgow, Leeds, Midlands, d'accordo? A Norwich ci sono le industrie della lana. Poi vedete invece che le industrie del cotone, quelle più evolute, d'accordo? Quelle che, ricordate, si industrializzano prima perché l'industrializzazione, la meccanizzazione della manifattura del cotone, l'abbiamo ben spiegato in una lezione precedente, avviene prima della meccanizzazione della manifattura della lana. Quindi i centri cotonieri, quindi le due città industriali veramente simbolo della rivoluzione industriale, sono quelle che non fanno la lana come molte altre, ma fanno il cotone. E queste due città sono Liverpool e Manchester. Abbiamo già detto che c'è ancora una discussione in corso su quale sia stata la prima città industriale del mondo, quella più tipica, l'emblema, il simbolo, se Manchester o Liverpool. Liverpool è anche un porto, è il porto di Manchester, d'accordo? Quindi però se noi andiamo a vedere adesso, attenzione, le miniere, d'accordo, dove si prende il ferro o dove si prende il carbone, io questo non ve l'ho scritto, le zone dove ci sono più materie prime, ferro e soprattutto miniere di carbone che sono essenziali per l'industrializzazione, sono le zone del centro e del nord dell'Inghilterra, le già citate Midlands, oppure più a nord contee tipo il Lancashire oppure lo Yorkshire, non dite Yorkshire, d'accordo? Le Midlands e poi più a nord Yorkshire e Lancashire. Qui ci sono moltissime miniere, sia di carbone sia di ferro, d'accordo? Quindi in queste zone del centro e del nord dell'Inghilterra sono le zone che si industrializzano di più e che si industrializzano prima. Paradossalmente erano le zone più povere dell'Inghilterra, quelle del nord, quelle vicine alla Scozia, quelle dove erano sopravvissuti molti cattolici, dove vi erano le più vaste minoranze cattoliche dell'Inghilterra, d'accordo? Poi miniere di carbone ci sono però anche nella zona di Cardiff, il porto gallese, quindi Cardiff e Galles anche si industrializzano molto. E poi attenzione, miniere di carbone stanno anche in una striscia vicino a Edimburgo in Scozia. Miniere di carbone, miniere di ferro, ma quasi soltanto al centro e al nord dell'Inghilterra, nei territori che vi ho già detto, ci sono sia le miniere di carbone sia le miniere di ferro, il che consente un'industrializzazione spettacolare. Quindi nella geografia dell'industrializzazione inglese noi possiamo notare, sembra paradossale, ma è così, che le zone che si industrializzano prima o che si industrializzano di più sono zone tradizionalmente povere dell'Inghilterra, come appunto il Galles. I gallesi spesso non si considerano neanche parte dell'Inghilterra, ma politicamente e amministrativamente all'epoca lo erano, non c'era un Galles separato dall'Inghilterra, d'accordo? Quindi zone povere come appunto il Galles, oppure le Midlands e territori del nord come lo Yorkshire o il Lancashire, d'accordo? Oppure anche zone vicino ad Edimburgo, eccetera. Lì ci sono le principali miniere. Se vogliamo fare un nome per tutti, Sheffield,
Sheffield ha miniere, ha industrie di ferro, ma Sheffield, nella zona di Sheffield è un distretto industriale piccolo ma importantissimo. Contemporaneamente, insieme, sia miniere di ferro sia miniere di carbone. Un'ultima cosa c'è da dire, io non ho messo né la F, ferro, industrie metallurgiche, né la C, manifatture di cotone meccanizzato, né la L, manifatture della lana. Vedete, non c'è niente nella regione di Londra e del sud-est dell'Inghilterra. Questo non vuol dire che la regione di Londra non si industrializzi, attenzione, però che succede? Il sud-est dell'Inghilterra e soprattutto Londra si era industrializzato dal punto di vista dell'agricoltura, delle aziende agricole meccanizzate, moderne. Il fatto che in Londra e a sud-est dell'Inghilterra vi fossero le aziende agricole, l'agricoltura industriale moderna, ritardò l'industrializzazione della zona di Londra dal punto di vista delle fabbriche, che quindi arrivò più tardi, ma non perché la zona di Londra sia, capite, non industrializzata o industrializzata tardivamente, era enormemente industrializzata e anzi aveva il primato assoluto dell'industrializzazione, però dell'industrializzazione agricola, non delle manifatture o degli altiforni che producevano ferro. Siccome non voglio rendere lunga e pesante questa lezione, faremo un'ulteriore lezione sulla condizione dei contadini nelle fabbriche. Voi direte perché i contadini nelle fabbriche? Condizioni dei contadini che abbandonano le campagne e diventano operai, diventano proletariato industriale nelle fabbriche. Si forma il proletariato industriale, erano sfruttati, erano sottoposti ad un lavoro terribile. Qui c'è però un dibattito tra gli storici appunto sulla condizione delle classi operaie. Lo vediamo nella prossima lezione, arrivederci.